impatto. E allora finalmente mi trovo qui a Long Range Shooting di Roma, un poligono che ha una linea di tiro che arriva fino a 600 yard, quindi 550 metri, dove finalmente possiamo mettere alla prova la nostra Arken EP5 generazione 2 735x56. L'ottica che se mi seguite, come sapete, quindi ho scelto per la mia nuova carabina custom. Ne avevamo già fatto la recensione indoor, dove diciamo, abbiamo scoperto un po' tutte le sue caratteristiche tecniche, meccaniche, le lenti giapponesi con trattamento D, ma finora non l'avevo ancora provata davvero. E quindi la prova del 9 è oggi appunto su questo poligono, dove quindi proverò finalmente anche la mia carabina, perché finora quindi bore sight con l'ottica, che sarebbe, per chi non se ne intende, praticamente il primo azzeramento che si fa tra ottica e carabina, lo facciamo direttamente a 100 metri, perché il 6,5 Creedmoor è un calibro molto, con una traiettoria molto flat, quindi diciamo, sicuramente riusciamo a farlo anche direttamente a 100 metri. Ho portato le torrette allo zero di fabbrica, diciamo così, cioè al loro centro esatto. Se non sapete come si fa, poi vi faccio vedere un video, è semplicissimo in verità. Quindi bore sight, pre-azzeramento dell'ottica e poi procediamo finalmente con i tiri e vediamo anche queste lenti come si comportano. Un'occhiatina già gliel'ho data, devo dire, per ora sono già molto contento, perché nonostante il tempo oggi non sia assolutamente bello, anzi è abbastanza nuvoloso, quindi sui bersagli non c'è una luce, diciamo, molto bella, quindi che rende il bersaglio molto evidente. Già ho visto che la resa cromatica, diciamo, del colore è davvero molto realistica, ma soprattutto l'immagine è molto nitida. Per il test useremo queste munizioni commerciali, sono le Federal Gold Medal da 140 grani con palla Sierra, una munizione quindi commerciale, quindi con velocità più o meno variabile, sicuramente non una ricaricata, ma per 550 metri credo che andranno comunque bene. È una munizione che in America è molto utilizzata durante i test. Ecco, questo è quello che vedo praticamente dalla mia posizione di tiro. Sparerò laggiù, adesso vi evidenzio il bersaglio, praticamente il numero 5, dove è montato un bersaglio elettronico, quindi avremo la risposta direttamente su uno schermo. Allora, fatto l'azzeramento a 100 metri, praticamente ho fatto un buco solo a 100 metri, ma ovviamente me l'aspettavo, perché insomma tra il calibro, la carabina, insomma almeno questo sicuramente era prevedibile, e adesso si tira direttamente ai 550 metri. Ragazzi, considerato il tempo, è davvero, guardate, l'immagine è davvero molto buona. Ecco, aumento piano piano l'ingrandimento. Ecco, già da adesso, che sono praticamente a quasi 30, 25, 26 ingrandimenti, riesco già a notare i fori sulla carta. A 30 ingrandimenti già li vedo. Ho superato da poco, diciamo sarà 32-33 ingrandimenti. Ok, massimo degli ingrandimenti, e posso vedere bene i fori su tutta la parte bianca centrale del bersaglio. Possiamo regolare anche ancora un pochino meglio il parallasse per definire ancora di più l'immagine. Perfetta. C'è del miraggio, ma non è eccessivo, quindi l'immagine risulta molto buona. Devo dire davvero ottime queste lenti. Sicuramente superiori ad altre ottiche che già ho provato prima. Un'immagine così nitida a quella distanza, tanto da vedere bene anche i fori, senza bisogno, potrei sparare senza bersaglio elettronico tranquillamente, senza utilizzare neanche lo spotter, quindi devo dire tanta roba. Vai, procediamo, facciamo qualche tiro.
Ve lo faccio vedere, eh? Allora, giro la camera in diretta, ecco qua, come vedete sono sempre 5 OB-Bull. Comunque la resa delle lenti è favolosa. Immagino una bella giornata di sole, cioè per darvi un'idea io riesco a vedere anche proprio i singoli fili d'erba che sono dietro al cartello del bersaglio. Cinque. V-Bull, ve lo mostro. Allora, giro la telecamera. Ecco qua, come vedete qua in alto c'è diciamo indicazione di quello che stiamo facendo, quindi 5, V-Bull. Notate da queste immagini quanto il colore sia reso realisticamente, cioè potete vedere praticamente il prato intorno e i fiori, le margherite gialle, sono praticamente identici a quello che noi vediamo nell'ottica. L'immagine è davvero molto molto bella, calcolando che l'ho ripresa con una telecamera dietro l'ottica alla meglio perché non ho un'attrezzatura specifica. Questo è il bersaglio elettronico, come vedete i colpi sono praticamente tutti lì e infatti sono 5, V-Bull che è la parte centrale, 5. E quindi eccoci alle conclusioni. Allora, io intanto faccio i miei complimenti di nuovo alla D&T perché quest'ottica mi ha sorpreso, perché anche se immaginavo dalle caratteristiche che fosse effettivamente un'ottica molto buona, abbiamo visto la recensione indoor dove abbiamo visto la parte meccanica e tecnica che effettivamente già mi aveva sorpreso, ma quello che volevo vedere erano le lenti, come si comportavano sul campo. Sinceramente lo speravo, ma non ero certo finché non l'ho provata. Devo dire mi hanno davvero sorpreso, perché soprattutto gli alti ingrandimenti non ero certo che effettivamente fossero poi definiti e luminosi, perché è il problema tipico di tutte le ottiche: quando poi sali diciamo verso il massimo degli ingrandimenti normalmente là perdiamo abbastanza, e invece sono riuscito addirittura a 550 metri a vedere tranquillamente i fori su carta già dai 30 ingrandimenti in poi, ma devo dire a 37 si vede benissimo. L'immagine è comunque nitida, è abbastanza luminosa, giornata assolutamente scura, non bellissima, il che non ha certo aiutato, e la resa del colore, la resa cromatica è ottima, nel senso che l'immagine che vedete è molto simile a quella reale anche al massimo degli ingrandimenti. Cioè io laggiù sono riuscito a vedere addirittura i fili d'erba dietro il bersaglio, quindi la definizione delle lenti è davvero molto buona, calcolando che quest'ottica, come ho detto già nella recensione che abbiamo fatto appunto indoor, è abbastanza sotto i 1000 euro, parliamo di circa 800 euro all'acquisto. Quindi le lenti sono davvero con un trattamento, appunto trattamento ED, però di alto livello, perché cioè una resa che mi sarei aspettato da un'ottica da un costo diciamo abbastanza superiore, e invece per fortuna quest'ottica è esattamente come veniva descritto dall'azienda. Anche il tracking molto buono, le torrette semplicissime da utilizzare veramente per fare il bore sight, quindi pre-azzeramento ci è voluto un attimo, perché basta allentarle, girano su se stesse, non le devi sfilare, rinfilare, lo zero stop lo attivi e lo disattivi da fuori.
cose che alla fine sono molto comode perché ti fanno risparmiare tempo, ti semplificano la vita, non devi togliere, rimettere, e poi i numeri molto grandi li vedo benissimo, anche senza occhiali ragazzi, io li vedo da paura, e questa cosa mi ha davvero aiutato, diciamo così, perché mi facilita un po' tutto, soprattutto quando poi non siamo proprio calmi e tranquilli come oggi qua su Bencherest, poterle riconoscere subito a quanto, diciamo, quanto stiamo impostando la torretta, è tanta roba. I click, ma che ve lo dico a fare, cioè favolosi, si sentono benissimo. E il parallasse peraltro molto morbido, molto scorrevole, quindi sinceramente 110 e lode, come si dice. Sono contentissimo, ve lo dico, perché ovviamente avendo la scelta per me era quello che speravo, anzi devo dire si è presentata un po' come un po' superiore a quello addirittura che io mi sarei aspettato. Quindi prossimo step, andremo a sparare ancora più lontano, metteremo alla prova la nostra EP5 generazione 2 735x56 Arken, la metteremo appunto alla prova, dicevo, su distanze superiori alle 600 yard che abbiamo qua come limite. Io spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, così non perderete appunto i prossimi test che farò, spero a breve, sempre se il tempo ci assiste. Come sempre noi ci vediamo qua su Sendit.